un'alternativa veloce ed economica al classico pesto, pinoli e basilico. Si prepara in pochi minuti ed è perfetta per un pranzo estivo, leggero e saporito. Ciao a tutti da Paolo, bentornati sul canale Cibo Dentro. Oggi spaghetti al pesto di rucola. Questo condimento si prepara tutto nel frullatore. Iniziate a triturare una manciata di noci sgusciate, poi aggiungete un po' alla volta la rucola fresca. Se fate fatica a triturare bene tutta la rucola, date una shakerata al frullatore per far arrivare le foglie alle lame. Proseguite in questo modo fino a finire tutta l'insalata e iniziate a incorporare qualche cucchiaio di olio al vostro pesto frullato. Visto poi che il frullatore è già sporco, approfittatene per grattugiare il formaggio direttamente assieme agli altri ingredienti. In questo modo si amalgamerà ancora meglio. Il sale lo apporta già direttamente il formaggio, quindi limitatevi ad aggiungere a piacere una grattatina di pepe. Olio, formaggio, noci e rucola iniziano ad integrarsi formando una crema ricca di sapori piuttosto compatta e dura. Evitate di allungarla ora con altro olio e aspettate poi la fase di mantecatura con la pasta, basterà una mezza tazza d'acqua di cottura. Trasferite il trito in una ciotola abbastanza capiente da contenere poi anche gli spaghetti e mettete un attimo da parte. Mettete dunque a bollire l'acqua per la pasta, aggiungete il sale una volta che è raggiunto il bollore e fate cuocere i vostri spaghetti o linguine come ho fatto io. Mentre la pasta cuoce, potete prepararvi una piccola decorazione con dei pomodori secchi sott'olio. Basta tritarli a striscioline e poi a cubetti e distribuirli semplicemente sulla pasta in fase di impiattamento. Vi consiglio però, a differenza di come faccio io nel video, di sostituire il pomodoro secco con quello fresco. Spezzerà meglio con le note amare della rucola e rinfrescherà ulteriormente questo piatto estivo. Purtroppo l'ho provato solo dopo aver girato questo video. Prima di scolare gli spaghetti, tenete da parte una tazza di acqua di cottura che servirà poi per diluire il pesto di rucola. Scolate dunque la pasta e trasferitela nella ciotola con il condimento. Inizialmente farete un po' fatica a condire gli spaghetti e dovete andare a pescare tutto il pesto che è sul fondo della ciotola, ma pian piano vedrete la pasta colorarsi di un gustoso verde rucola. Aiutatevi con l'acqua di cottura della pasta per allungare il pesto e renderlo cremoso in modo che avvolga efficacemente tutti gli spaghetti. Quando avete raggiunto il grado di cremosità che vi soddisfa, smettete di aggiungere acqua, date ancora una mescolata e servite in tavola caldo fumante. Questo piatto, pensato per l'estate, volendo potrebbe anche essere mangiato tiepido. Fatelo raffreddare nella ciotola dopo aver condito completamente e tenetevi da parte una tazza d'acqua di cottura. Quando è il momento di mangiare, date una scaldata all'acqua, anche al microonde, e ravvivate la pasta con una bella mescolata che riporta la cremosità e servite. Magari in questo caso utilizzate della pasta corta che tende ad attaccarsi un po' meno. Decorate con il pomodoro, fresco o secco a seconda di quello che avete a disposizione e come ogni giovedì, anche oggi vi auguro buon divertimento e buon appetito e vi aspetto giovedì prossimo, sempre dalle 11 del mattino qui su Cibo Dentro. Ciao!